Oggi ti parlerò di un metodo estremamente efficace per fare dei veri progressi in italiano. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi voglio darti dei consigli molto utili per migliorare in italiano. Più che altro migliorare il metodo con cui studi l'italiano. Perché ricorda che tutti possono imparare una lingua. Non importa la tua età, non importa qual è la tua prima lingua, non importa neanche quanto tempo hai a disposizione. Tutti possono imparare una lingua. La cosa più importante è avere un metodo che funzioni, quindi usare un metodo efficace che ti permetta di raggiungere i tuoi obiettivi. E allora iniziamo subito con il primo consiglio che ho per te. Crea un bel calendario di studio. Questa è una cosa molto importante perché a noi esseri umani piace essere organizzati. Quindi se tu vai a creare un evento nel tuo calendario o scrivi manualmente nella tua agenda che devi studiare l'italiano, forse le probabilità che lo farai saranno più alte. Questo ti permetterà anche di mantenere la motivazione. Per esempio, a me piace aprire il mio calendario, vedere quali sono effettivamente le mie disponibilità e creare un programma di studio realistico. Non mettere nel tuo calendario che studierai ogni giorno per 3 ore se non hai il tempo di farlo. È controproducente perché poi tu non riuscirai a raggiungere il tuo obiettivo e perderai la motivazione. Datti degli obiettivi realistici, per esempio studiare 4 volte a settimana per 45 minuti. Decidi anche l'ora, per esempio alle 7 di sera, quindi dalle 7 alle 7:45. Ma non solo, devi anche decidere che cosa farai, perché non puoi perdere tempo a decidere cosa fare durante i 45 minuti. No, devi decidere già prima che cosa vuoi fare. Per esempio, il lunedì studi la grammatica con i corsi di Teacher Stefano, che tra l'altro se ti interessano puoi visitare il nostro sito web www.teacherstefano.com/corsi e vedere tutti i corsi disponibili. Poi per esempio il mercoledì invece guarderai dei video su YouTube e puoi anche scegliere che argomento. Il giovedì farai una lezione con il tuo professore di italiano oppure ti farai una bella conversazione con un language partner e per finire il sabato ripeterai il lessico utile oppure leggerai un libro. Insomma, le combinazioni sono infinite. Poi dipende anche dalle risorse che stai usando in questo momento. Il programma di studio deve essere molto personale, però devi pianificarlo, perché soltanto pianificandolo riuscirai effettivamente ad avere una chiara visione del tuo studio, essere più disciplinato e allo stesso tempo avere più motivazione quando studi l'italiano. Quindi mi raccomando, fai un bel programma di studio sul tuo calendario. Ora, questa cosa che ti ho appena detto riguarda lo studio attivo, cioè che effettivamente ti siedi alla scrivania e studi l'italiano. Ma per imparare una lingua è molto importante essere costantemente esposti alla lingua e quindi fare anche uno studio, un apprendimento passivo. Ed ecco che arriviamo al secondo consiglio: sfrutta i tempi morti. Tutti abbiamo dei tempi morti durante una giornata. Cucinare, pulire, guidare, fare sport. Ecco, possiamo sfruttare questi tempi morti per esporci un po' all'italiano. Secondo me il modo migliore per fare questo è attraverso i podcast. Io per esempio non sono una persona a cui piace particolarmente ascoltare i podcast. Nel senso, mi correggo, mi piace, ma solo in determinati momenti. Io sono una persona che ha spesso bisogno dell'input visivo, cioè a me piace guardare quello che sto ascoltando. Il podcast lo trovo un po' noioso perché ho bisogno di guardare la persona che sta parlando. Però, se sto guidando, sto correndo, sto cucinando, è un po' difficile anche guardare. E allora in quei momenti
adoro ascoltare i podcast, perché mi tengono compagnia mentre faccio queste cose ripetitive, però sto imparando allo stesso tempo qualcosa di nuovo e quindi sto sfruttando i tempi morti. Quindi davvero questo è un consiglio molto importante. Quando stai facendo delle attività che non ti permettono effettivamente di guardare uno schermo, ma che ti permettono di ascoltare, usa i podcast per migliorare in italiano. Migliorerai le tue capacità di ascolto, imparerai tante nuove parole ed espressioni e allenerai il tuo orecchio ad ascoltare l'italiano. Se ti va, puoi ascoltare il mio podcast, basta cercare Teacher Stefano sulle maggiori piattaforme di podcast come Spotify, Apple Music, eccetera, e lo troverai. Andiamo avanti con il terzo consiglio, che è molto legato alla motivazione. Questo è importantissimo. Però prima di andare avanti devo chiederti un piccolo favore, un piccolissimo favore, quello di lasciare un bel mi piace. Infatti, se questo video ti sta piacendo e ti sto dando dei consigli utili per imparare l'italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Infatti, se lasci mi piace, YouTube capirà che questo video è interessante perché è piaciuto alle persone e quindi lo consiglierà a tanti altri studenti e studentesse come te. Quindi, se vuoi supportarci, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. È facile, veloce e gratis. Grazie mille per il supporto. E adesso andiamo avanti con il terzo consiglio che riguarda la motivazione. Come facciamo a tenere la nostra motivazione alta? Beh, sicuramente dobbiamo usare dei contenuti che effettivamente ci piacciono. Ma perché dico questo? Perché se noi studiamo con delle cose, con dei contenuti, del materiale che ci piace, sarà più facile farlo. Quindi se devi leggere un libro in italiano, leggi un libro che effettivamente ti interessa. Per esempio, qual è la tua passione? La psicologia? Leggi un libro sulla psicologia. Ti piacciono i gialli, i polizieschi? Leggi un libro su quell'argomento. Ti piacciono le storie d'amore? Leggi un libro che tratta di una storia d'amore. Perché ti dico questo? Perché tante volte noi ci sentiamo in dovere di fare una cosa, cioè devo leggere un libro in italiano perché è importante per me, perché mi aiuterà a migliorare, però poi odiamo il processo di farlo perché quel libro non lo troviamo interessante. Non credo che tu leggeresti nella tua lingua un libro noioso che non ti piace. No, forse leggi le prime pagine e poi dici no, guarda, non mi piace, è noioso, non lo leggo più. Devi fare lo stesso anche in italiano. Poi chiaramente è un po' più difficile perché oltre a un libro interessante devi trovare anche un libro che effettivamente vada bene per il tuo livello. Perché comunque un libro troppo difficile può demotivarti, può essere frustrante leggere un libro troppo difficile. Però questo discorso che sto facendo non si applica solo ai libri, ma a tutto il materiale che scegli. Cioè, quando devi ascoltare qualcosa in italiano, leggere, guardare, cerca di scegliere del materiale che ti interessa effettivamente. Mi capita molto spesso che gli studenti mi chiedono: Stefano, ma posso leggere dei libri per bambini? Bah, cioè, non so se troverai un libro per bambini interessante. E in ogni caso molti pensano che i libri per bambini siano più facili. Non è detto, perché comunque se il libro è per un bambino di 5-6 anni, il bambino di 5-6 anni capisce tutto in italiano. I libri per bambini hanno il passato remoto, che è comunque un tempo passato molto avanzato. Quindi il fatto che il libro sia per bambini non significa che necessariamente sarà più facile. Assolutamente no. Anzi, userà un linguaggio per bambini, cioè magari alcune parole che un adulto non userebbe. Quindi è anche controproducente perché impareresti del lessico inutile. Quindi cerca di usare del materiale che trovi effettivamente interessante. Ah, e ovviamente questo non si applica alla grammatica, che io trovo incredibilmente interessante, però quella o la trovi interessante o no, comunque la devi studiare. E adesso andiamo avanti e parliamo del quarto consiglio. Anche questo consiglio è un po' legato alla motivazione. Tante volte gli studenti studiano molto la grammatica, il vocabolario, ma dimenticano una cosa molto importante:
la cultura. Perché piano piano più conoscerai la nostra cultura, le nostre tradizioni, e più per te sarà facile studiare l'italiano, perché riuscirai a vedere un motivo reale per cui lo stai facendo. Inizierai a capire tante cose culturali che senza la lingua non avresti capito. E quindi dirai: ah, allora io voglio studiare ancora di più l'italiano perché voglio entrare ancora di più nella cultura italiana. Secondo me studiare la cultura di un posto ti darà davvero quella motivazione necessaria per migliorare tantissimo nella lingua. E infatti questo per me e per il mio team è importantissimo, ecco perché in ogni corso abbiamo sempre delle lezioni di cultura, perché sono fondamentali per capire davvero come funziona un paese. E adesso passiamo all'ultimo consiglio, che forse è abbastanza pratico, però secondo me molto importante. Usa delle flashcards per migliorare il tuo vocabolario. Infatti tante volte una problematica di tutti gli studenti di una lingua è che costruire il proprio vocabolario e anche ampliarlo, quindi renderlo più grande, ma soprattutto mantenerlo, è molto difficile. Questo perché se noi non usiamo tutti i giorni le parole che impariamo, queste parole poi vengono dimenticate. Le flashcards possono aiutare a evitare questo problema, quindi dimenticare le parole, o comunque renderlo meno grave. Poi è ovvio, qualche parola se non la usiamo sempre la dimenticheremo, però almeno possiamo ridurre questo problema. Puoi pensare alle flashcards in due modi, o proprio le flashcards tradizionali cartacee, quindi da una parte scrivi la parola in italiano e dall'altra la definizione in italiano o la traduzione nella tua lingua, e poi ogni giorno, ogni 2 giorni usi le flashcards per ripetere le parole su cui stai lavorando in quel periodo. Oppure io voglio consigliarti un'app che secondo me è fantastica, che si chiama Quizlet, che ti permette di digitalizzare le tue flashcards. Ha tantissime funzioni, tantissimi giochi interattivi ed è molto facile da usare. Esiste una versione gratis che comunque fa tutto e anche una versione a pagamento. Questo video non è sponsorizzato da Quizlet, però a me piace sempre consigliare quest'app perché la uso io personalmente e mi piace davvero tanto. Quindi secondo me puoi dare un'occhiata. E poi sai cos'è? Anche la comodità di avere le flashcards sul tuo cellulare. Quindi puoi sfruttare i tempi morti ripetendo le parole con l'app. Chiaramente non quando stai guidando, perché non si usa il cellulare alla guida, però per esempio se stai aspettando l'autobus o sei sull'autobus, sul treno, sull'aereo e vuoi ripetere le tue parole, puoi farlo attraverso l'app. È facile, intuitivo ed è davvero molto molto efficace. E poi secondo me è anche un modo divertente per studiare l'italiano. Allora, cosa ne pensi di questi consigli? Usavi già alcune di queste tecniche oppure sono nuove per te? Parliamone nei commenti. E se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo, come ti ho detto prima, ci aiuta tantissimo, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!